Oggi siamo qui con l'M Audio 192.6. Come suona questa scheda audio? Probabilmente su questo canale hai già visto la video recensione, i vari test audio che ho fatto sulla M Audio 192.4, la sorellina più piccola di questa scheda audio. Scheda audio di cui mi sono liberato perché avevo necessità di un secondo canale. Infatti la 192.4 ha un solo canale microfonico, questo qui, la 192.6 ne ha due. Ok, questa scheda è assolutamente identica alla precedente, però voglio comunque raccontartela perché magari stai pensando di comprarla. Allora, nel pannello frontale a me piace un sacco il fattore di forma, guarda, e questo un fattore di forma viene chiamato desktop, è bellissimo perché lo poggi sulla scrivania, aspetta, ok, e hai tutti i controlli in tempo reale. Bellissimo, io ce l'ho nell'angolo lì a destra della scrivania e quindi vedo tutto, controllo tutto in maniera molto facile, poi tra l'altro c'è un pomellone gigante. Ok, allora, al di là del fattore di forma, ti faccio vedere prima il pannello posteriore, ha due canali. In questo momento stai sentendo questa scheda audio qui, col suono pulito. Ha due canali microfonici, che sono combo perché puoi anche aggiungere un jack. Ha uscita left e right per casse preamplificate. Ha il MIDI per sintetizzatori, sequencer, batterie elettroniche, quello che ti pare. Io non lo uso in quanto mi occupo di podcast, non di musica. E poi il cavo USB-C, fondamentale. Questa è una cosa meravigliosa. Ok, pannello invece frontale. Abbiamo il gain di entrambi i microfoni, quindi gain 1 e gain 2, con i relativi meter, che sono, lo sai perché l'ho detto anche a proposito della 192.4, inutili, perché segna meno 20, meno 6, meno 3 clip, giusto? Sì. Non ha senso, perché adesso, come stai vedendo, si accende la luce a meno 20, ma a meno 20... va da meno 20 fino a meno 6 e dentro c'è il mondo, perché io so adesso guardando Reaper che sono tra meno 18 e meno 12, ok? Qui non ha senso perché che mi si accende la luce a meno 20, sì certo devo stare attento che non si accenda a meno 6, ma dove sono tra meno 20 e meno 6? In che punto sono? Non lo so, quindi questo è assolutamente inutile. Certo, meglio questo che una semplice lucina come ad esempio la Behringer UMC 202 HD. Forse sì. Ok, poi davanti ci sono due ingressi per strumenti, quindi non solo ha il combo, quindi XLR o jack, ma davanti c'ha gli ingressi microfonici, quindi questi qui sono gli ingressi di linea, cioè microfonico di linea, e questo qua strumentale, ok? Quindi se vuoi collegare una chitarra, un basso, una tastiera, quello che ti pare, puoi tranquillamente farlo. Pomellone gigantesco per fare scratch, ok? Serve a pilotare le casse amplificate che inseriamo nel pannello posteriore della scheda. Ok, serve a questo. Gigantesco, un po' sproporzionato, ma tutto sommato io lo trovo molto gradevole esteticamente, mi piace veramente tanto. Anche i materiali sono solidi, è proprio una bella scheda audio. Poi, che cosa abbiamo di qua? Abbiamo qui sotto l'alimentazione Phantom a 48 volt, che come vedi può essere, c'è un solo controllo, quindi questo abilita la Phantom su entrambi i canali. Non è una cosa molto bella. Le schede un po' più professionali, quelle che costano un pelo in più, hanno comunque la possibilità di aggiungere la Phantom sul singolo canale, perché aggiungendola su entrambi contemporaneamente mi blocchi dal poter usare i canali in maniera differente, quindi lo trovo molto molto limitante. Però in questa fascia di prezzo tutte le schede economiche hanno una sola alimentazione Phantom che pilota entrambi i canali microfonici. Lo trovo veramente brutto. Comunque, davanti c'è l'ingresso cuffia, l'uscita cuffia che è pilotata da questo manopolone. Ok? Questo manopolone regoli il gain delle cuffie. E quest'altro manopolone serve, appunto, come c'è scritto qua, a switchare tra USB e Direct. Ok? Quindi USB ascolti tutto ciò che proviene dal computer, Direct tutto ciò che sta arrivando in tempo reale dalla sorgente che hai deciso di inserire dentro uno dei tanti input di questa scheda audio. Ok? Se lo metti a metà, ascolti entrambi, può essere molto molto comodo. Qui ci sono delle lucine, vabbè te lo dico, c'è la luce del power, quindi quando lo connetti USB al computer si accende power, e ovviamente c'è la lucina del Phantom Power. Non vedi accese, ci sono altre due luci, MIDI in e MIDI out, perché non le utilizzo e probabilmente non lo farai neanche tu se segui questo canale dedicato al mondo dei podcast. Allora, una scheda audio a me piace molto perché
ha un gain tutto sommato non altissimo, ma riesce a pilotare tranquillamente anche lo Shure SM7B, ok? Non è altissimo, però ce la fa tranquillamente. Che sappiamo, Shure SM7B è il microfono che ha bisogno maggiormente di gain, ok? Ha i preamplificatori microfonici più silenziosi tra tantissime schede audio anche molto più costose di questa. Quindi questo è un grossissimo vantaggio. Perché? Perché pur alzando al massimo il gain per pilotare lo Shure SM7B non introduci rumore di fondo. Quindi già questo mi sembra una cosa fantastica. Ok. È una scheda audio a 24 bit 192 kHz, quindi perfetta. Non è a 32 bit, ma va bene lo stesso. Le schede a 32 bit nel momento in cui sto facendo questo video stanno iniziando a venire prodotte, quindi è ancora presto. Questa è 24 bit 192 kHz, ci puoi fare tutto quello che vuoi, senza nessuna limitazione. È una scheda audio, al di là del fattore estetico che a me piace molto, è una scheda audio robusta, pesante, anche se sai, perché hai imparato a guardare i miei video, lo sai che il materiale utilizzato, sì, certo, perché non è di carta e si rompe appena la tocchi, però il materiale utilizzato non fa la qualità del suono. Certo, un certo tipo di materiale può evitare che ci siano interferenze radio col cellulare o altro, sì, assolutamente sì, però ragionare sul quanto è pesante o altro secondo me non ha assolutamente senso, perché la scheda audio nel momento in cui la metti sulla scrivania resta lì. Certo, una scheda audio, non questa, una più piccolina, magari te la puoi portare anche in giro, in treno, tipo io penso sempre, perché la sto testando, la Behringer UMC 202 HD, che è piccolina, la metti in borsa e via, però è un fattore di forma diverso, quindi è tutt'altra cosa. Allora, io preferisco tanto questa scheda audio perché ha i controlli, al di là di questo che è gigantesco, ha i controlli che sono veramente, veramente molto... Al di là del fatto che sono grandi i pomelli, e quindi anche chi ha le mani grandi come me può gestirli in maniera molto molto efficace. Ma quando giri il pomello senti che sta accadendo qualcosa, ok? Non sono quelle cose che giri e dici, oh caspita, ho girato al massimo, volevo girare di una tacchetta. Quindi a me piace molto questa scheda audio, e le M-Audio in generale sono un po' sottovalutate, forse perché il brand M-Audio è associato a prodotti anche per computer o comunque altro, non lo so perché, ma ti dico che queste schede audio, la serie Air, è veramente veramente molto bella, suonano veramente bene, del resto lo stai sentendo. Non c'è rumore di fondo, i preamplificatori sono silenziosi, sono cristallini, quindi ti restituiscono lo stesso suono che sta entrando senza colorarlo. Che dire, io sono veramente soddisfatto di questa scheda e la preferisco alla Behringer UMC 202 HD perché sia per il suono, sia perché ha un gain maggiore rispetto alla Behringer UMC 202 HD, qualche decibel però è un maggiore, e perché questa qui la metto sulla scrivania nell'angolo lì a destra e ho tutto sotto controllo. Se devo aumentare il gain o diminuire il gain non devo impazzire con i controlli piccolini che, avendo le dita grandi, faccio fatica. Costa intorno ai 120 euro se non ricordo male, quindi non è pochissimo, però dal mio punto di vista ne vale la pena. Se stai cercando una scheda audio relativamente economica e non vuoi prendere una Behringer perché magari la 202 HD c'ha il problema di ascoltare mono in cuffia, che è una cosa oscena, quando tu registri in tempo reale, come adesso, se io avessi le cuffie ascolterei mono, invece con questa ascolti stereo. Quindi, che dire, a me piace molto. Se hai quel budget spesso la trovi anche in sconto su Amazon, quindi potrebbe convenire ancora di più. Io la trovo veramente molto interessante e te la consiglio. Quindi se hai questo tipo di budget, se ti piace questo fattore di forma, se ti bastano 2 canali microfonici, se vuoi comunque anche i canali, gli ingressi di linea, ingressi strumentali e quant'altro, secondo me questa è una buonissima scheda audio. Del resto la stai sentendo, io ho il volume, come vedi, regolato a ore 3. Sto parlando dentro il mio Octava MK01201, che è un microfono a condensatore, infatti la Phantom Power è attiva e lo vedi anche dall'indicatore luminoso qui. Bene, quindi che dirti, se hai dubbi, domande e curiosità, non esitare a commentare questo video, faccio anche col dito così, e io ti risponderò nel più breve tempo possibile. Ok, buona registrazione!